In questo video desidero mostrarvi come stampare sempre con la lastra gel, visto che mi era stato richiesto di far vedere come poter stampare partendo da una fotocopia di giornale oppure da una fotocopia che abbiamo fatto noi di una nostra opera o di una foto stampata però con laser. Ho applicato in questo momento il colore rosso, l'ho steso bene e ripasso nuovamente affinché non ci sia né troppo colore né troppo poco colore. Poi prenderò la mia fotocopia. Io in questo caso penso di applicare una fotocopia di giornale. Vedete, la posiziono logicamente con la parte della stampa che voglio ottenere sopra il colore appena steso. Leggermente premo per far aderire bene il colore eseguendo delle rotazioni, dei cerchi, e poi vado a togliere la fotocopia. Vedete come sulla stampa lastra gel è rimasto l'immagine. A questo punto prendo un foglio, questa volta invece di prendere un foglio A4 normale ho deciso di prendere un foglio, un cartoncino colorato, e vedrete come ora, rimuovendo il cartoncino, dopo una leggera pressione appare il nostro disegno stampato sotto. Adesso invece stendo del colore marrone e vado a applicarlo sempre sulla lastra gel, e desidero questa volta mostrarvi come, lavorando con un pennellino di questi in silicone e tracciando una rosa oppure un motivo che desiderate, potete fare un volto, con la tecnica del grattage praticamente vado a rimuovere il colore. Questa volta la stampa mi verrà speculare al disegno che io ora sto facendo, perché catturerò il mio disegno direttamente appunto con un foglio. Ho deciso di prendere anche questa volta un foglio, un cartoncino diciamo colorato. Lo vado a applicare dopo che ho rimosso appunto le parti che mi interessava rimuovere per ottenere l'effetto sotto del cartoncino. Con un rullo vado a pressare proprio per far aderire bene il colore rimasto sulla lastra al foglio che ho applicato, e poi molto leggermente vado a rimuovere il disegno. Non dobbiamo però aspettare tanto perché altrimenti si asciuga. Ecco, vedete, questa è la stampa del mio disegno fatto in estemporanea adesso. Altro utilizzo della lastra gel, vi voglio far vedere ad esempio come fare una cornice su cui può applicare una foto o qualcos'altro. Stendo come sempre il mio colore uniforme, non devo aspettare che asciughi troppo perché altrimenti non funziona, e devo stare attenta a metterlo sufficiente, né troppo poco né troppo abbondante, perché altrimenti la stampa non viene bene. Mi serve appunto del rullo, posso anche poi scaricare il rullo sopra un foglio che tengo accanto. Per esempio io ho scelto un'immagine, la posiziono, diciamo ho ritagliato un foglio perché voglio che qui venga il posto dove poi inserisco un'immagine, una foto magari. Poi vado a fare sempre con la tecnica del grattage, insomma del graffito, vado a rimuovere così casualmente il colore facendo dei ghirigori, facendo dei racemi, facendo un motivo veramente fatto in pochissimi minuti. A questo punto, dopo che ho fatto questo motivo e sono contenta del decoro che ho utilizzato, vado a prendere il cartoncino, lo posiziono sopra. Ora sto usando un cartoncino usato dal retro perché tanto non mi serve, è solo per una dimostrazione, e una volta messo questo cartoncino lo premo, vado a rimuoverlo e vi mostro come sia venuta una cornice sulla quale poi è possibile incollare anche un'immagine.